Amore, Dimmi. lo sai cos'è una capsula del tempo? Certo che lo so. Bravissimo, anch'io lo so, mi piace tantissimo. Voi lo sapete? Se non lo sapete, la capsula del tempo funziona così. Si prende un contenitore e dentro ci si mettono oggetti che si ritengono rilevanti del tempo attuale. Faccio un esempio casuale. E poi lo si sigilla e lo si sotterra e si lascia scritto di riaprirlo fra, 200 anni. E fra 200 anni qualcuno lo aprirà e dirà: e questo cosa mi significa? E sarà divertentissimo. In pratica è come una cassa dei pirati, ma attuale. Esatto, è bellissimo. Ma perché stiamo parlando di questo? Ah, non te l'ho detto. Perché stiamo per andare al castello di Eggenberg, che tutti considerano una capsula del tempo in formato palazzo. Ah. Siamo al castello di Eggenberg, vicino Graz, e questo posto è ritenuto una vera e propria capsula del tempo, perché per varie vicissitudini è rimasto chiuso e immutato per moltissimo tempo. Il suo interno è ancora quasi identico a quando è stato costruito a metà del 1600, con solo pochi cambiamenti effettuati un secolo dopo. Fu costruito per volere di Anselmo Ulrico di Eggenberg, un nobile che con un'arrampicata sociale di un certo livello era arrivato ad essere il ciambellano dell'imperatore Ferdinando II, nonché suo fido consigliere, guadagnandosi anche il titolo di principe del Sacro Romano Impero e di governatore dell'Austria interna. Mica che... Con quei titoli lì gli serviva un palazzo che facesse il paio. Così decise di costruirselo. L'Anselmo era anche uno che aveva fatto l'università come compagno di banco a Keplero, quello che poi avrebbe scoperto le leggi che governano il movimento dei pianeti. Forse è per quello che volle un palazzo che simboleggiasse l'universo. Scusa, ma come fa un palazzo a simboleggiare l'universo? Facile! È bastato fare un summit con Giovanni Pietro de Pomis, il suo architetto, e... Cominciamo col metterci 365 finestre. E come i giorni dell'anno? Sì, e poi facciamo che sul piano nobile ce ne siano 52. Come le settimane in un anno. Sì, si può fare. C'è altro? Certo, alle 52 finestre aggiungine 8 nel salone più grande. 52 più 8 fa 60, come i minuti in un'ora. E Anselmo, mi sto un po' incasinando con questo progetto, sai? Vai, scrivi. Al secondo piano ci voglio 24 stanze disposte ad anello. Aspetta, come in un orologio di 24 ore? Esatto, ma le stanze in totale per ogni piano devono essere 31. 31, come il numero massimo di giorni in un mese. Senti Anselmo, comincio ad avere qualche piccola difficoltà a seguirti. Segna, non ti fermare, perché voglio ancora un'altra cosuccia. Gli spigoli delle torri d'angolo devono essere esattamente allineati con i punti cardinali. Si può fare, vero? Anselmo, io ci provo, ma sto progetto secondo me è un delirio. Vai Giovanni, ho fiducia in te, ce la puoi fare. Va bene, a questo punto possiamo ammettere che l'Anselmo a scuola era stato uno studente diligente. Intanto che ci siamo, però, ammettiamo anche che questo Anselmo era affetto da una grave malattia. Credo che tu
ti stia riferendo all'incurabile sboronismo cronico. Esatto. E oltre che incurabile, era pure ereditario. Lo dici solo perché la sala planetaria non la fece affrescare l'Anselmo, ma i suoi discendenti, anche loro chiaramente affetti da questa grave malattia. In questa sala troviamo illustrati i 4 elementi, i 12 segni zodiacali e pure i 7 pianeti. E non è ancora niente, perché questi, per autoincensarsi ancora un po' di più, fecero raffigurare i pianeti con i corrispondenti dei greci, che però avevano le fattezze dei membri più importanti della famiglia Eggenberg. Il volto di Giove, ad esempio, è quello del capofamiglia, che al tempo in cui sono stati eseguiti gli affreschi era Johann Siegfried von Eggenberg. Venere è ovviamente sua moglie, Eleonora Rosalia, e Apollo, che guida il carro del sole verso un radioso futuro, è l'erede, Johann Anton II. La cosa tristissima è che tutto questo non aiutò di certo la loro dinastia, perché l'erede morì prima ancora che l'affresco fosse finito e la linea maschile degli Eggenberg si estinse. Guardiamo il lato positivo. Fu grazie a questo e al cambio di proprietà tra gli Eggenberg e gli Herberstein che il castello finì per essere chiuso e quasi dimenticato, tanto da conservarsi così com'era fino ad oggi. Ovviamente un posto raro e prezioso come questo non poteva che essere protetto dal... UNESCO. Comunque, se pensi che le sorprese di questo posto siano finite, ti sbagli di grosso, perché c'è ancora un'altra cosa incredibile di cui dobbiamo parlare: le stanze indiane. Non ci trovo niente di eccezionale. Al tempo c'era la moda delle cineserie e di stanze come queste ne abbiamo già viste anche in altri posti. Vero, ma nessuno aveva una carta da parati come questa. E cosa avrebbe di diverso questa? Questa carta proviene da un paravento che fu smontato e poi usato per decorare questa stanza. E questo paravento era così particolare? Molto particolare, perché se guardi bene il disegno scoprirai che rappresenta la città di Osaka e il suo castello, e gli esperti ci dicono che risale alla fine del 1500, quando la città era sotto il dominio di Toyotomi Hideyoshi. Quello che ha unificato il Giappone e ha reso popolare la cerimonia del tè? Ha fatto anche moltissime altre cose, comunque sì, proprio lui. Ero convinto che dopo la sua morte la maggior parte dei documenti e delle opere d'arte di quel periodo fossero andate distrutte nell'assedio di Osaka del 1615. La maggior parte sì, ma questo paravento era probabilmente già stato venduto e spedito all'estero, così si è salvato. È strano che qualcuno sia riuscito a farlo uscire dal Giappone, perché in quel periodo era già cominciata la chiusura dei confini con l'Occidente, no? Il periodo è più o meno quello. I gesuiti erano sbarcati in Giappone per convertire la popolazione nel 1549 e stavano usando uno dei loro metodi collaudati: converti la popolazione per poi prendere il potere. In Giappone però andò male, perché i monaci buddisti cominciarono subito a guardarli di traverso e in poco tempo lo fecero anche molti altri. Tanto che diversi daimyo, tra cui Toyotomi, nel 1597 decisero di mandare un forte segnale alla popolazione, arrestando 26 cristiani per poi crocifiggerli. Oh, ma tu hai presente i gesuiti? La compagnia di Gesù? Quelli dell'Ignazio di Loyola? Quella era gente che mica si lasciava scoraggiare da 26 morti. In effetti li dichiararono martiri e andarono avanti per la loro strada, ripartendo a convertire senza guardare in faccia a nessuno, fiduciosi che il loro metodo collaudato potesse ancora funzionare. Allerta spoiler. Non funzionò. Nel 1639 i cristiani diedero inizio a una rivolta e a questo punto, per usare un termine prettamente oxfordiano, lo shogunato si ruppe il cazzo e serrò definitivamente i confini. Quindi la finestra temporale tra quando il paravento è stato creato e quando è uscito dai confini giapponesi è davvero strettissima. Infatti,
E per concludere la storia di questa rarità, pensa che nessuno si accorse di cos'era fino al 2001, quando la stanza fu restaurata. Secondo noi deve essere andata proprio così. Il classico turista giapponese, con tanto di macchina fotografica, che davanti alle stanze indiane ha un dubbio. O è un falso clamoroso, o siamo di fronte a una delle più grandi scoperte per il Giappone del XX secolo. Fortunatamente era la seconda. E pensa che questo turista giapponese deve aver avuto anche una bella fortuna, perché deve essere andato in visita in Austria, a Graz, al castello di Eggenberg, nei mesi estivi, perché in inverno il castello è chiuso. Perché per mantenere questa capsula del tempo, come dicevamo all'inizio, non è mai stato né riscaldato né elettrificato. Ma c'è una possibilità molto particolare. Potete visitarlo d'estate, di notte, illuminato a candele, sfruttando i grandi lampadari presenti nel palazzo. Deve essere bellissimo. Già. Comunque, se queste informazioni vi sono state utili e se il video vi è piaciuto, come al solito cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale e seguite i nostri social. Ciao!